Ciao, ti do il benvenuto su InfenMath. Oggi ti propongo un problema di geometria piana che puoi risolvere con l'aiuto dell'algebra. Osserva l'immagine. Il cateto minore del triangolo rettangolo azzurro è uguale al diametro della circonferenza rossa e l'arco tratteggiato è concentrico alla circonferenza rossa e interseca l'ipotenusa del triangolo nel punto F. Quanto misura l'area del cerchio giallo di raggio AF? Ti consiglio di mettere in pausa il video e di provarci tu. Ci sentiamo dopo la sigla per la soluzione. Com'è andata? Spero tu ci sia riuscito. Fammelo sapere nei commenti. Ora ti propongo una possibile soluzione. Siccome il cateto maggiore del triangolo rettangolo misura 8 ed il raggio della circonferenza rossa misura 3, possiamo dedurre che il segmento AH, che va dal vertice del triangolo rettangolo fino al punto di tangenza della circonferenza rossa con il cateto maggiore, vale 5, ottenuto facendo la differenza fra 8, lunghezza del cateto, e il tratto HB, che misura 3, esattamente come il raggio. È infatti molto semplice dimostrare che il quadrilatero HBGO è un quadrato e quindi sia HB che BG hanno la stessa lunghezza del raggio della circonferenza rossa. Operando come in precedenza, possiamo dedurre che il tratto CG vale 3, che si ottiene facendo la differenza fra la misura del cateto minore BC, che è di 6, e il segmento BG, che è di 3. Calcoliamo ora la misura dell'ipotenusa AC utilizzando il teorema di Pitagora. AC è uguale alla radice quadrata di AB al quadrato più BC al quadrato. Sostituendo i dati numerici e svolgendo i calcoli, otteniamo che la misura di AC è 10. In alternativa, avremmo potuto utilizzare anche la terna pitagorica 6, 8, 10, cioè 3 per 2, 4 per 2, 5 per 2. Poniamo ora uguale a x la misura del segmento AF, che è anche la misura del raggio del cerchio giallo. Poniamo invece uguale a y la misura del segmento FE, che è anche uguale alla misura del segmento DC. Lo si può dimostrare facilmente osservando questa costruzione grafica. Il tratto OJ è perpendicolare all'ipotenusa del triangolo azzurro. Siccome il segmento ED è una corda per la circonferenza rossa, abbiamo che EJ è uguale a JD, poiché la perpendicolare condotta per il centro ad una corda taglia la corda nel suo punto medio. Per lo stesso motivo, FJ è uguale a JC, poiché anche FC è una corda per la circonferenza tratteggiata e OJ la taglia a metà. Dunque, per differenza fra segmenti congruenti, DC è uguale a FE. Cancelliamo la costruzione effettuata e continuiamo con la soluzione del problema. Dobbiamo utilizzare 2 volte il teorema della tangente e della secante. Facciamo un breve ripasso. Il teorema della tangente e della secante dice che se da un punto P esterno a una circonferenza si conducono una tangente e una secante, il segmento di tangenza TP è medio proporzionale tra l'intera secante AP e la sua parte esterna PB. Enunciando il teorema mediante una proporzione, possiamo affermare che PA sta a PT come PT sta a PB. Come puoi notare, dal punto C vengono condotte una secante e una tangente alla circonferenza rossa. La secante è il tratto CE dell'ipotenusa, mentre la tangente è il tratto CG che fa parte del cateto minore. Possiamo dunque applicare il teorema della tangente e della secante e dunque EC sta a CG come CG sta a CD. Sostituendo ora i dati numerici e le variabili in questa proporzione, otteniamo che EC, che vale 10, misura dell'intera ipotenusa, meno il tratto AF, che misura x, e meno il tratto FE, che misura y, e quindi EC vale 10 meno x meno y, sta a CG, che vale 3, come CG, che vale sempre 3, sta a DC, che è y.
Ora, in una proporzione, il prodotto fra gli estremi è uguale al prodotto fra i medi. Moltiplicando dunque fra loro gli estremi otteniamo 10 per y fa 10y, meno x per y fa meno xy e meno y per y fa meno y al quadrato. Tutta questa quantità è uguale al prodotto dei medi, 3 per 3 fa 9. Quest'uguaglianza ci tornerà buona fra poco, l'ho indicata con un asterisco. Consideriamo ora il vertice A del triangolo rettangolo. Il tratto AD è una secante per la circonferenza rossa, mentre il tratto AH fa parte della tangente. Possiamo dunque applicare di nuovo il teorema della tangente e della secante, e dunque il tratto di secante AD sta al segmento AH, che fa parte della tangente, come AH sta ad AE, che è la parte di secante esterna alla circonferenza. Sostituendo i dati numerici e le variabili, otteniamo che AD è l'intera ipotenusa che misura 10 meno il tratto y, e quindi vale 10 meno y. AH vale 5, mentre come puoi osservare il tratto AE vale x più y. Uguagliando di nuovo il prodotto degli estremi al prodotto dei medi e svolgendo i prodotti incrociati, otteniamo la seguente equazione di secondo grado in x e y. Osserva ora questo termine evidenziato. È lo stesso termine che compare nell'uguaglianza che ho contrassegnato con asterisco e vale dunque 9. Sostituiamo dunque il 9 a tale termine, ottenendo così 10x più 9 uguale a 25, che è una semplicissima equazione di primo grado. Portiamo dunque il 9 a destra cambiandolo di segno e svolgiamo il calcolo. 25 meno 9 fa 16. Dividendo ora entrambi i membri per 10, otteniamo che x vale 1,6 e dunque il raggio AF del cerchio giallo vale 1,6 e l'area del cerchio giallo, che si ottiene con la formula area uguale raggio al quadrato π greco, misura 1,6 al quadrato π greco, cioè 2,56 π greco. Se vuoi, puoi svolgere i calcoli in modo da ottenere la misura senza il π greco. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!